Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere altre due torce tattiche della Olight. In occasione del 16° anniversario dell'azienda Olight mi hanno mandato la Marauder 2 e la Marauder Mini, 14.000 e 7.000 lumen, due mostri con due modalità di illuminazione, quindi un raggio ampio e un raggio profondo, e la Marauder Mini ha anche una modalità con dei colori differenti, quindi una scala RGB, che adesso vi farò vedere. Ma siccome sono due torce davvero molto particolari, molto potenti, guardiamole subito e ovviamente farò vedere anche delle prove in esterno. Ma voglio ricordarvi di andare a guardare quello che scriverò nella descrizione del video e nel primo commento, perché ci sarà tutta la spiegazione per la promozione dell'anniversario, quindi sconti fino al 40%, omaggi, buoni acquisto, insomma andate a dare un'occhiata per capire il tutto. Ora però concentriamoci sui due prodotti. Partiamo dalla Marauder Mini. Come vediamo nella parte superiore abbiamo l'illustrazione, l'indicazione del livello massimo di luminosità, quindi 7000 lumen e 600 metri come distanza massima raggiungibile. Nella parte posteriore troviamo anche l'elenco delle modalità di utilizzo, però ragazzi sono davvero tantissime, quindi fate un fermo immagine e poi guardatele, leggetele con calma, altrimenti staremmo 2 ore a leggere tutte le caratteristiche. Aprendo la confezione abbiamo innanzitutto un ringraziamento per l'acquisto, questa plastichina protettiva con raffigurato ciò che si deve fare prima di attivarla, perché la batteria ha una protezione e quindi va rimossa, altrimenti non si può ricaricare, e si tratta di questa protezione che è messa all'interno. Troviamo anche il caricabatterie magnetico, una bustina che avvolge la nostra torcia, questa è la protezione del cavo USB, quindi lo troverete in questo modo, e tutto sarà contenuto all'interno di questa scatolina. Però non ho tolto tutto, quindi vi faccio vedere il resto di quello che troverete all'interno. Un laccetto per poterla assicurare al polso, una custodia da cintura, quindi una fondina con apertura a velcro. Nella parte posteriore abbiamo questa apertura con il velcro che ci permette di facilitare l'inserimento e il disinserimento nella cintura, spallina dello zaino e tanto altro, più questo gancio per poterla appendere. Guardiamo anche la confezione però della Marauder 2, quindi 14.000 lumen, 800 metri come distanza massima raggiungibile, e nella parte posteriore anche in questo caso abbiamo una tabella con la durata in base alla modalità di utilizzo e la distanza che può raggiungere. Ovviamente la distanza massima si riferisce alla modalità profondità, perché hanno due raggi, come vi ho detto poco fa, uno profondo e uno più ampio. In questo caso non abbiamo la protezione della batteria perché è integrata, quindi dobbiamo rimuovere semplicemente la pellicola che è posizionata sulla lente, una pellicola protettiva antigraffio che trovate al momento dell'acquisto. Anche in questo caso abbiamo quindi questa scatolina e all'interno per entrambe ovviamente c'è il manuale di istruzioni scritto anche in italiano. Troviamo quindi l'alimentatore per poterla ricaricare, anche se io ho utilizzato un normalissimo alimentatore che avevo già in mio possesso, e abbiamo la possibilità di utilizzare questo tipo di presa, oppure posizionandola in questo modo possiamo utilizzare la presa che abbiamo noi in Italia, cavo USB-C, USB-C, che va inserito nella parte posteriore. Adesso vi farò vedere un po' il tutto. Anche in questo caso troviamo un comodo laccetto. Le pellicole protettive per la lente di cui vi parlavo sono queste, e al momento dell'acquisto sono messe qua sulla parte anteriore, e ovviamente vanno tolte anche prima di testarle perché producono calore e in teoria potrebbero anche sciogliersi. Guardiamo quindi finalmente i prodotti da vicino. Partiamo dalla più piccola. Allora abbiamo un corpo interamente in alluminio con questa finitura nera opaca che a me piace tantissimo. Non abbiamo in questo caso delle zigrinature antiscivolo, ma abbiamo questa gomma con questa sagomatura, quindi ergonomica, ho riportato il modello e da questa parte le prestazioni massime: 7000 lumen, 600 metri di distanza. Da questa parte abbiamo un tastino selettore per cambiare modalità tra modalità di profondità e modalità più ampia, e questo è l'anellino per poter mettere il laccetto. Nella parte posteriore troviamo invece il caricabatterie, quindi il collegamento magnetico. Basta fare in questo modo, il caricabatterie caricherà la batteria all'interno, e questa parte trasparente durante la fase di ricarica sarà rossa, ma quando la batteria sarà carica al massimo diventerà di colore verde. Quindi siccome le batterie adesso le ho già caricate, anche se le utilizzate un poco, voglio farvi vedere come si utilizzano. Questo è il tastino per poterla accendere. In questo caso, come vedete, non si accende. L'unica cosa che si accendono sono i LED che indicano il livello di carica della batteria. Per poterla sbloccare, dato che la lampada, sia questa che l'altra, si bloccano automaticamente quando non vengono utilizzate dopo 10 secondi, basterà ruotare questo tastino. A questo punto sarà possibile accenderla e passare dalla modalità profondità alla modalità più ampia, un po' come si fa con la macchina con gli abbaglianti e anabbaglianti. Infatti il simbolo è praticamente lo stesso, e da questa parte abbiamo riportato anche il livello di luminosità, quindi sono dei LED che circondano questa ghiera. Il movimento in questo caso qua è fluido, e non so se riesco a farvelo sentire. Quando arriviamo al massimo o al minimo della luminosità emette anche una vibrazione.
Spero che dal microfono si senta. Comunque, guardiamo adesso come aumenta la luminosità. Adesso siamo al minimo. Più vado avanti, ovviamente, più aumenta la luminosità. E già in questo caso si vede quanto sia luminosa. Guardate il riflesso sulla mia mano. E percepisco anche una sensazione di calore. Modalità ampia, ragazzi, è davvero luminosissima, anche se all'interno, come sempre, non rende tantissimo, ma vedendola in esterno vi renderete conto effettivamente di quanto sia luminosa. Questa invece ha un movimento con dei click, quindi sentite questo rumore. Per poterla ricaricare va inserito il cavo USB nella parte posteriore, quindi basta ruotarla in questo modo. Si accede all'ingresso USB di tipo C e si richiude. Abbiamo anche in questo caso un'impugnatura ergonomica con questa finitura antiscivolo che dà davvero un bel grip e nonostante le dimensioni si impugna molto facilmente perché lo spazio è molto accogliente. Da questa parte abbiamo il modello e questo invece che si può estrarre, ha anche questa piccola sagamatura come i coltellini, quindi si può tirare con l'unghio con facilità e qua si può mettere quindi il laccetto. Quindi sblocchiamola. Ok, qua i LED che indicano il livello di carica della batteria e la potenza impostata sono più luminosi rispetto all'altra. Accendiamola con la modalità più ampia e guardate, però voglio farvi vedere un particolare. Essendo così potente, ha anche un sensore di prossimità. Se ci avviciniamo troppo ad una superficie, diminuisce automaticamente. Può succedere di poggiarla vicino a qualcosa che ne possa risentire del calore, quindi in questo modo ci salvaguarda. Infatti, la sensazione di calore in questo modo è molto ampia, quando è molto alta, scusatemi, quando invece avvicino la mano diminuisce e poi ritorna di nuovo alta. E contemporaneamente anche l'indicatore del livello di potenza impostato si regola, guardate, aumenta e diminuisce in automatico. Ovviamente anche qua il tastino è raffigurato con lo stesso tipo di icone, quindi abbagliante e anabbagliante, e per entrambe abbiamo questa ghiera nella parte anteriore che può servire sia per rompere vetri in caso di necessità, per poterci liberare da un abitacolo, per poter accedere all'interno di alcuni vani eccetera, ma può essere utilizzata eventualmente anche come arma da difesa in caso di aggressione. E tornando a parlare della Marauder Mini, abbiamo quindi, come vi ho detto all'inizio, anche i colori RGB, quindi abbiamo il rosso, il verde ed il blu. Si accende la torcia con la modalità normale, quindi la modalità più ampia. Mantenendo premuto il tastino, qua abbiamo un LED che cambia colore e quindi sarà rosso, verde e blu. In contemporanea anche il colore della torcia, quindi della luce emessa, avrà questa variazione di colore. Luce rossa, che adesso purtroppo dalla ripresa non rende come lo sto vedendo di presenza, luce verde e luce blu, che si possono utilizzare in diverse circostanze. Per esempio il colore verde dovrebbe essere un colore che non infastidisce gli animali, quindi per andare in giro a passeggio con il nostro cane. La luce blu va benissimo per esempio per illuminare i pesci se ci si trova alla riva di un fiume eccetera, ma sono tantissime gli utilizzi, addirittura forse pure per la caccia. Comunque io non sono un cacciatore e non so parlarvi di questo dettaglio, ma ci sono diversi utilizzi che si possono fare di queste colorazioni, tant'è che tante torce hanno anche dei filtri che si mettono nella parte anteriore. E quando si utilizza la torcia con la modalità più ampia, come vedete, si accendono tutti i LED tranne 3, quindi in questo caso 6 LED, perché poi ognuno di questi 3 LED servirà per cambiare colore. Infatti uno sarà quello per il rosso, l'altro sarà quello per il verde e l'altro ancora sarà quello per il colore blu. E ovviamente entrambe hanno anche la modalità turbo e la modalità strobo, quindi per poterla attivare una volta accesa, ma mi raccomando non deve essere molto vicino, altrimenti come vedete si abbassa e non funzionerà. Per questo motivo lo sto facendo così da lontano. Premendo 2 volte avremo la modalità turbo, quindi modalità normale, modalità turbo, e abbiamo la modalità strobo che a qualcuno può dare fastidio, quindi se vi dà fastidio lo strobo non guardate. 1, 2 e 3 si attiva questa modalità che infastidisce eventuali aggressori. Stessa cosa con questa, quindi giriamo, accendiamo, doppio clic abbiamo la modalità turbo, doppio clic torniamo alla modalità più bassa e poi 1, 2 e 3 e abbiamo la modalità stroboscopica, che però non funziona con la modalità colorata. Quindi se abbiamo la modalità rossa e andiamo con il turbo abbiamo la modalità turbo, se invece premo 3 volte non accade nulla perché lo strobo con la modalità colorata non c'è solamente con la luce bianca, e accontentatevi, tutto non si può avere. Questo modello ha la batteria integrata, invece questa è possibile rimuoverla, basterà svitare la parte posteriore e accedere quindi al vano batteria.
e all'interno troviamo una grandissima batteria che offre una generosa autonomia da 6500 mAh 3,7 V, modello 32650. Anche se non vi leggerò tutte le caratteristiche tecniche, comunque anche per le modalità con la colorazione blu, rossa e verde abbiamo la possibilità di scegliere la potenza. Per quanto riguarda la colorazione rossa abbiamo un massimo di 200 lumen che poi diminuirà in base al tempo di utilizzo, 150 lumen, 100 lumen, 50 lumen. Lo stesso per quanto riguarda la modalità con il colore verde, anche se con piccole differenze sulla potenza massima e la durata, e invece per quanto riguarda la modalità blu avremo un massimo di 120 lumen e poi si abbasseranno a 40 lumen. Per la rossa e la verde raggiungeremo al massimo 90 metri, invece quella blu 70 metri. Invece per quanto riguarda la modalità flood e la modalità spot avremo una distanza massima raggiungibile 300 metri con la modalità più ampia e 600 metri con la modalità più stretta. Invece per quanto riguarda la sorella più grande avremo con la modalità flood una distanza massima di 450 metri e con la modalità spot una distanza massima di 800 metri. Un'altra piccola differenza sul tipo di illuminazione fra le due è che la Mini ha una luminosità perfettamente rotonda quando viene utilizzata in modalità spot, quindi vedete questo cerchio perfetto. Invece per quanto riguarda la Marauder 2 quadrato, che si nota ancora di più a distanza, da vicino non si percepisce tantissimo, ma se allontano la torcia in questo modo vedete che è perfettamente quadrato, quindi anche ruotandola da lontano avrete questa percezione di questo quadrato rettangolo che si sposta, quindi si ruota in base a come ruotate la vostra torcia. E un altro piccolo dettaglio riguarda la forma che hanno, quindi sia per quanto riguarda questa ghiera che circonda il corpo, che gli dà la possibilità una volta appoggiate di rimanere ferme, però attenzione perché sono comunque rotonde, se voi date una piccola spinta si fermano e rimangono in questa posizione, se le poggiate rimangono in questa posizione sia una che l'altra, però se sono su una superficie molto inclinata, se siete all'aperto le poggiate su un piano scosceso, allora potrebbero rotolare via. Fate attenzione a questo dettaglio. E la parte bassa, quindi la base così piatta, ci dà la possibilità di utilizzarle entrambe in modalità candela, quindi così riusciamo ad illuminare il tetto e riusciamo a diffondere la luce su tutto l'ambiente. Ora però andiamo a fare subito due riprese in esterno e poi ritorniamo in interno per le conclusioni. E allora partiamo con la Marauder Mini. Accendo, questa è la modalità turbo, guardate che differenza tra la modalità bassa e la modalità più alta. Facciamo anche uno zoom, guardate come riesce ad illuminare e guardate il fascio luminoso rivolto verso l'alto. Ora passiamo, spostando il tastino, alla modalità alla modalità più ampia e guardate pure in questo caso come riesca ad illuminare, come arrivi fino in fondo. Riusciamo ad illuminare ovviamente gli alberi, ma quello che ci interessa è vedere in fondo. Passiamo quindi di nuovo da una modalità all'altra, è davvero impressionante, qualcosa di incredibile, ma ancora dobbiamo vedere la sorella maggiore, quindi vediamo la differenza. Facciamo anche però un'inquadratura con la modalità ampia in questo modo, quindi spengo, accendo e andiamo in fondo dove c'è quella casa che già così riusciamo ad illuminare, ma con la modalità laser è qualcosa di incredibile. E passiamo all'altra. Ok, quindi sorella maggiore, accendiamo, modalità minima, aumentiamo. In questo caso ragazzi io non ho parole perché spunta la luce del sole, è incredibile, impressionante. Però passiamo alla modalità con questa luminosità, facciamo anche in questo caso uno zoom e guardate, una luce davvero incredibile con questo fascio quadrato che non avevo mai visto in nessuna torcia, ma arriviamo davvero lontanissimi. Guardate, quella palma è davvero molto molto luminosa, quindi anche con questa mettiamo la modalità più ampia spegniamo, riaccendiamo, guardiamo la casa in fondo e riusciamo ad illuminarla tutta per bene. Ma rimaniamo sempre in esterno e vediamo anche le modalità con i LED RGB per vedere come si comporta questa torcia illuminando questi alberi. Quindi andiamo in modalità ampia, ragazzi, guardate, è qualcosa di impressionante. Mantengo premuto e andiamo prima alla luce rossa, anche questa dimmerabile,
quindi possiamo aumentare e diminuire. Passiamo alla modalità verde, ok, e la modalità azzurra. Effettivamente è particolare, da utilizzare in determinate circostanze. Quando richiesto si ha la possibilità di variare da una luce all'altra. E allora, adesso scusate se il vetro è un po' sporco, ci sono questi riflessi, ma si dovrebbe riuscire a capire ugualmente. Abbiamo di fronte delle abitazioni molto lontane e la cima di una montagna. Partiamo con la Marauder Mini, andiamo con la modalità più ampia e vedete che riusciamo ad illuminare praticamente tutto. Spengo e riaccendo, ma voglio farvi vedere la modalità turbo, quindi doppio clic e si riesce a vedere benissimo. Passiamo ora alla modalità invece con la funzione circolare per la distanza. Guardate come riusciamo a vedere molto da lontano tutte le case fino in fondo. Guardate, facciamo una zoomata, riusciamo a vedere anche la cima della montagna, che così ovviamente non si vede. Non so quanto ci sia di distanza, ma saremo almeno un 300-400 metri, non ne ho idea, ma siamo molto lontani. Adesso vediamo invece il modello più grande, quindi passiamo alla Marauder 2, quindi la sblocco, andiamo sempre modalità ampia e in questo caso abbiamo molta più luce. Adesso passiamo invece a questa modalità. Anche per questa mettiamo uno zoom e guardate come riesco ad illuminare. Mi staranno odiando in tantissimi, ma va bene. Quindi modalità turbo e modalità normale. Guardate un po'. Facciamo un giro da questa parte, faccio vedere anche da lontano, lontanissimo, come riusciamo ad illuminare il palazzo in fondo. Qua siamo davvero molto lontani. Mettiamo la modalità ampia, ovviamente riflette sulle foglie, quindi non riusciamo a renderci conto, ma già così si riesce a capire tutti gli edifici, anche quelli più lontani, si riescono a vedere molto bene. Ripassiamo alla più piccola. Quindi sblocco, accendiamo, ok, qua abbiamo il raggio leggermente più ampio, quindi riusciamo comunque ad illuminare da lontano e a vedere molto bene. E sì, in base a quello che si deve fare si può utilizzare la modalità circolare oppure l'altra quadrata, oppure pure su questa la modalità ampia. Adesso facciamo la prova da quest'altra parte. Abbiamo un po' di illuminazione artificiale ma un po' di spazio aperto, quindi andiamo con la Marauder Mini, andiamo in modalità ampia e riusciamo a vedere di fronte a noi, riusciamo ad illuminare praticamente tutto lo spazio di fronte. Andiamo in modalità massima, diminuiamo, come vedete c'è una gran bella differenza fra la torcia accesa e la torcia spenta. Andiamo adesso con la modalità profonda e guardate come riusciamo ad illuminare fino in fondo quegli alberi. Facciamo anche in questo caso uno zoom, c'è un po' di umidità, non riesco a farvi rendere conto per bene, però riusciamo a vedere davvero benissimo fino in fondo le abitazioni. E questa è la piccola. Andiamo adesso, ho sentito un rumore, ci saranno, sì, c'era una colomba. Allora prendiamo adesso la più grande, quindi spengo questa, prendiamo la Marauder 2 e facciamo la stessa prova. Quindi sblocchiamo, andiamo in modalità ampia, massimo della luminosità e in questo caso riusciamo a vedere molto meglio. Quindi per esempio l'ingresso, per entrare in quel pilastro mettiamo la modalità massima, facciamo anche uno zoom, riusciamo a vedere bene e ovviamente riusciamo a distinguere molto meglio i dettagli. Come vedete, avendo però la luce quadrata, riusciamo a inclinarlo in uno o nell'altro senso e riusciamo a vedere davvero molto lontano. Guardate,
davvero impressionante ragazzi, due super torce. E allora ragazzi, quindi come avete visto, Marauder 2 e Marauder Mini sono effettivamente due torce tattiche molto potenti. Entrambe ci danno la possibilità di passare da una modalità all'altra molto velocemente e regolare la potenza molto velocemente. Questa in più le tre colorazioni, quindi anche la batteria intercambiabile che la rende più pratica nel caso in cui abbiamo una batteria di scorta. Quindi scegliete in base a quello che vi serve. Questa costa un po' di meno, questa costa un po' di più, questa è meno ingombrante, questa invece è leggermente più ingombrante. Secondo me questa è più indicata per un utilizzo normale. Questa invece la vedo rivolta a chi deve utilizzarla per lavoro, chi ha bisogno di tantissima luce, chi ha bisogno di vedere bene da lontano, e entrambe ci permettono, ripeto, come ho detto poco fa, come vi ho fatto vedere, di passare con un click ad una luminosità che ci permette di vedere di lato, a una che ci permette di concentrarci su un solo obiettivo, quindi vedere per bene da lontano in un singolo punto. Vi lascerò tutti i link giù per le promozioni, tutti i vari codici di sconto, tutto ciò che riesco a reperire, perché c'è questo anniversario, questo 16° anniversario dell'Olight, quindi non dovete perdervi tutte le varie offerte, tutte le varie promozioni che trovate nel primo commento e nella descrizione. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione lì giù, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!